tutti e bentornati sul mio canale. Oggi dovevo andare in questura per finire il processo per prendere il mio permesso di soggiorno. Oh ragazzi, che casino oggi! E io volevo fare un vlog in cui vi mostro in un modo come puoi prendere il tuo permesso di soggiorno e cosa devi fare, sia per gli stranieri che devono fare questo processo e anche per gli italiani che non sanno niente del sistema di immigrazione qua in Italia, che anche io non so tutte le cose del sistema in America. Pensavo che fosse interessante, ma purtroppo è successo che oggi non posso fare un video in un modo positivo, perché anche se sorrido ora, io non sono felice, sono arrabbiata. Lo so che è una cosa abbastanza duro per dire, ma devo dirlo. Il sistema di immigrazione in Italia e il processo è una vera follia. Una, perché non funziona e secondo, perché spinge l'immigrazione irregolare. Io avevo l'appuntamento oggi per le 10:45, quindi alle 10:15 sono andata nella banca per prelevare soldi per fare la foto per il permesso, perché devi farlo. Quindi prima sono andata nella banca e questo sarebbe stato un segno per come andrà il resto del giorno, perché il bancomat ha mangiato la mia carta e quindi dovevo aspettare circa 10-15 minuti per ritrarla. Ho detto a loro che ho un appuntamento e non posso tornare e non posso aspettare, quindi mi hanno dato la mia carta. Quindi ho fatto la foto e sono andata verso la questura. Quando sono arrivata ho visto che c'erano 5 polizie fuori fumando e ho detto vabbè, allora tutto quest'anno va come di solito, perché anche l'anno scorso mentre entravo nel questura, due polizia sono andati via e hanno detto ah sì, andiamo a prendere il nostro caffè ai loro colleghi. Sono andata giù l'anno scorso, tutto questo, sono andata giù per vedere circa 20, 25, 30 stranieri per fare questa richiesta per il permesso lì senza polizia. E io avevo l'appuntamento per quell'ora e non c'era nessuno, quindi loro danno un appuntamento, ma non è un appuntamento, tu devi aspettare ore per un processo che in realtà ci vuole 5 minuti. Anche quest'anno io devo aspettare 3 ore per fare le impronte digitali. Sono andata giù e ho visto due altre persone, anche nessun polizia, e ho aspettato circa un'altra 20, quasi 30 minuti per questi tornare. Quando sono tornati mi hanno chiamato e mi hanno chiesto per il passaporto tutto questo e poi mi hanno chiesto per questo documento per la iscrizione dell'anno accademico. Io ho detto, ascolta, questa cosa è successa a me l'anno scorso. Bocconi ha scritto sul loro sito per il permesso di soggiorno che noi studenti che viviamo a Milano non abbiamo bisogno di questo documento perché Bocconi ha un accordo con la polizia che dice che siamo iscritti. Allora è scritto lì e sottolineato lì che non abbiamo bisogno di questo documento e quindi non ho portato quest'anno come non ho portato l'anno scorso. E l'anno scorso loro mi hanno detto va bene perché ho mostrato la mia agenda con tutti i miei esami del primo anno e del quel secondo anno e hanno detto vabbè, vabbè e mi hanno fatto andare. Dato che mi hanno fatto andare l'anno scorso ho detto che quest'anno non sarà diverse e ho portato ancora questo printout di tutti gli esami del primo anno, del secondo anno e anche di esami che sono già iscritta per fare quest'anno. Ma lui ha detto no, ma questo non va bene. E io ho detto allora perché è scritto qua dall'università sul loro sito per il permesso di soggiorno che è scritto così. Per questo motivo non ho portato e in realtà io non so come posso prenderla perché non è scritto sul sito come posso prenderla, non è scritto sul sito dell'università e non è scritto sul vostro sito, quindi cosa posso fare? Finalmente, dopo, non lo so, 10 minuti litigando, mi hanno portato al capo e il capo ha detto abbastanza la stessa cosa, ma lui ha detto all'altro che questo succede ogni anno perché l'università è sempre in ritardo quando mandano le iscrizioni e quindi loro mandano le iscrizioni per quell'anno forse al fine dell'anno accademico. Quindi se tu fai la richiesta all'inizio dell'anno accademico, quando devi farlo, probabilmente non sarai nel sistema
e io non ero in sistema, è la stessa cosa dell'anno scorso e io ho detto ok vabbè, ma io posso mostrarvi sul mia agenda, sul mio iPhone qua, dove ho detto che sono iscritta agli esami di quest'anno, posso mostrarvi il bonifico con cui ho pagato le tasse di quest'anno e loro hanno detto no no, vogliamo carta e in realtà non aveva senso perché io ho portato quella carta con tutto questo e hanno detto che loro non accettano perché forse sono falsificati questi documenti e ho detto vabbè possiamo andare sul sito dell'università perché io non posso falsificare il sito dell'università e posso mostrarvi la stessa cosa, io posso andare sul sito del mio banco e mostrarvi il mio conto, il bonifico per cui ho pagato per iscrivermi quest'anno e loro hanno detto no no vogliamo la carta e il problema è che per andare in questura sai già che non è una cosa di 5 minuti o 10 minuti, ci vuole un giorno. Oggi ho perso un giorno di lezione e un giorno di lavoro per questa cosa. Non posso perdere un altro giorno per un errore che non è neanche mia. Che lo so che c'è questo stereotipo che gli stranieri in Italia non hanno niente da fare, ma posso dire che non è vero perché io ce l'ho le cose da fare. Allora, possiamo dire che prima la cosa è che tu ricevi un appuntamento che non è un appuntamento, quindi sprechi un sacco di tempo, è una follia. Due, il fatto che il processo scritto sul sito dell'università, scritto sul sito della polizia, tutto questo sono diversi, è una follia perché chi devo ascoltare? A chi devo ascoltare? Quale processo io devo seguire? Poi c'è il fatto che questi in uffici di immigrazione non sanno parlare un'altra lingua, non sanno parlare inglese. E allora quando io ho mandato questo, ho mostrato gli ho mostrato il sito di Bocconi dove è scritto qua, ma purtroppo è scritto in inglese perché loro pensano che i studenti italiani non hanno bisogno di questa pagina e questa pagina è in realtà è vera, quindi hanno scritto solo in inglese, ma il problema è che quando vai in ufficio di immigrazione per mostrargli questa cosa, per supportare il tuo argomento, loro dicono ah no, non possiamo capire, perché ovviamente il mio italiano non è abbastanza buona, ma io sono qua per 2 anni, tu lavori in un settore dove devi parlare con altre persone, allora secondo me è il tuo lavoro per sapere la mia lingua, non il contrario. Dopo tutto questo ho postato un post su Facebook arrabbiato e ho detto tutto questo al mio Facebook e poi altri studenti di Bocconi che hanno avuto gli stessi problemi. Ho detto ah sì ma puoi andare qua e stampare questo e portare questo, era un tipo di autodichiarazione. Ho detto va bene, è figo. Ma la cosa è, non c'era scritto lì sul sito di Bocconi, non c'era scritto nel processo questo documento, dove puoi trovarlo, come puoi richiederlo, tutto questo. Perché non è scritto sul sito di come puoi prendere un permesso? Quindi ho stampato quello e ho andato ancora in questura per la seconda volta oggi per portarlo quelli e loro hanno detto no, ancora non è abbastanza perché non c'è la stampa della università, quindi possono essere falsificati. E ho detto vabbè, in meno di un'ora che sono andata a casa ho scritto tutto questo in italiano con i codici accademici e tutto questo. Allora io non sono iscritta. Questo non è per dire che odio la mia università, odio Italia, odio la polizia, non è per dire quello, ma è per dire che questo processo è così male, non è organizzato, non è chiaro, non è diritto e non va bene perché alla fine tutti dicono io non devo, è meglio che non faccio il permesso perché alla fine nessuno chiede per un permesso di soggiorno, la polizia non chiedono mai sulla strada e nessuno chiede mai per il permesso di soggiorno. In 2 anni nessuno mi ha chiesto per il permesso di soggiorno. L'unica volta che loro chiedono per il permesso è quando rientri in Italia dopo stai in Italia per più di 3 mesi, vai in un altro posto e torni. Allora lì loro chiedono per il permesso. O se vai in Inghilterra loro chiedono per il permesso. Ma io sono andata in Germania, Svezia, Francia, nessuno mi ha chiesto per
il permesso. Un sacco di gente non fanno il permesso. Un sacco di gente viene in Italia con un visto valido da un paese non del Nord Africa, non del Middle East, ma dall'America, dall'altra parte abbastanza sviluppate, e loro vengono con il visto regolare e loro non fanno mai il permesso. Loro stare all'università, finire l'università e vanno via. O loro trovano un fidanzato, fidanzata italiana, si sposano e poi chiedono per la cittadinanza. Perché? Perché il vero sistema per fare le cose giuste è difficile, più di difficile, quasi impossibile, perché il processo non è chiaro, non è rispettato e anche non è forzato. Le uniche persone che fanno il permesso sono quelli come me, che amano questo paese, che vogliono stare qua, che vogliono essere regolare. Noi siamo gli unici e per essere trattato così mi fa un po' delusa. E io cosa potevo fare diversamente? Io ho fatto tutto in tempo, ho fatto tutto che mi hanno detto che dovevo fare. Cosa io potevo fare diverso? E ora io non posso partire dall'Italia, io non posso andare da nessuna parte perché la ricevuta è scaduta, l'appuntamento era per oggi e io non ho un altro modo per viaggiare. In teoria io sono un'immigrata in un modo strano ora, finché porto quel documento. Io ho fatto una richiesta per prendere il documento ufficiale dall'università e hanno detto che ci vuole forse 4 giorni. Quindi aspetto e cerco di riportarlo venerdì perché io voglio chiudere questa cosa davvero. Ogni anno qualcosa così succede e per sapere che io devo fare questa cosa almeno 7 volte in più. Io sono veramente già stanca. Se volete sapere qualcosa abbastanza ironica, alla stessa volta che io ho cominciato il processo per venire in Italia, ho fatto la richiesta per il visto nella stessa mese della mia nonna che hanno fatto la richiesta per il green card dei Stati Uniti. E il green card è qualcosa più importante del permesso perché è quasi come cittadinanza, dura 10 anni, dove il permesso non è cittadinanza, non è neanche, dura solo un anno e non dice tanto, e solo dice che hai assicurazione, hai abbastanza soldi in conto e sei iscritta all'università e non dice tant'altro. Ma mia nonna ha fatto quella richiesta la stessa mese che io ho fatto la richiesta per il visto e per lei ci voleva metà del tempo. Lei ha ricevuto il green card tipo ad agosto, ha fatto interviste, ha pagato un sacco di tasse, ha fatto un sacco di cose, ma è finito ad agosto e c'era un processo abbastanza chiaro. Sì, i requisiti non erano facili per raggiungere, ma almeno c'era un processo. Mentre io, anche se ho cominciato il processo per stare in Italia a maggio, ho ricevuto il permesso al fine di novembre di 2014. Perché ho fatto questo video? Ho fatto questo video per gli stranieri che devono fare questo stesso processo per prepararvi in un modo, io non lo so, forse se devi essere una studente qua, potete prepararvi in un modo, io non lo so perché io ho fatto tutto quello che hanno detto, ma non era ancora abbastanza. Non lo so, e questo anche per gli italiani che non sanno come funziona qua, solo per illustrare com'è la situazione. Secondo me, almeno se dici qualcosa, sa- le persone sanno che questo problema esiste. E niente, io volevo fare un bel vlog, girare un video di Thanksgiving e girare il mio nighttime routine, ma ero così arrabbiata che dovevo girare questo video invece. Io ripeto, perché so che ricevo commenti ora che dice, se non ti piace,
Se a te non piace questo paese, vai via, vai a casa tua, bla 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 bla. So che ricevo questi commenti, ma ripeto che questo video non è per dire che a me non piace Italia, non è per dire che a me non piace la mia università, è solo per dire che questo è successo e le cose sono così. Gli stranieri e gli italiani tutti possono vedere e sapere. Penso che ho detto tutto che volevo dire e possiamo chiudere questo vlog. Ragazzi, ci vediamo alla prossima.